Benvenuti sul canale Il Diario di un Musicista Musicologo. Continuiamo il nostro viaggio nell'Esposizione Internazionale di Musica del 1881. Stiamo terminando il nostro viaggio, ma dovevo condividere una tavola raffigurante alcuni strumenti musicali. La tavola è arricchita da un breve testo che vi leggo. Premetto che leggerò il nome degli strumenti musicali come sono scritti nell'articolo. Inoltre, con l'intelligenza artificiale abbiamo colorato la tavola. Nel numero 4 e 5 abbiamo passata in rivista l'esposizione musicale che è aperta tutti i giorni nelle sale superiori del Regio Conservatorio di Musica. In quell'articolo abbiamo parlato degli strumenti esposti più preziosi e più curiosi. Vediamo oggi il disegno di alcuni di essi. Andando da sinistra a destra vedrete una spinetta italiana del 1600, il coperchio della quale è nell'interno tutto istoriato. Vicino vengono due tamburi che si usano al Giappone, detti tassumi e taiko. Sotto la spinetta del 1600 vedrete un sono koto, che è un'arpa grande del Giappone. Bartolomeo Cristofori fu, come tutti sanno, l'inventore del pianoforte. Egli lo ha inventato nel 1726 e accanto al sono koto giapponese vedete il disegno del pianoforte che egli ha inventato. A sinistra c'è il cosiddetto Manicordo di Eleonora da Montalvo, fondatrice dell'Ordine delle Montalve, 1659. Oggi si parla molto di tunisini e della Tunisia. Orbene, eccovi strumenti che si usavano in quel paese. C'è a sinistra una chitarra e un violino. La prima ha la forma delle chitarre europee. Il violino invece ha una forma alquanto bizzarra, goffa, mentre l'archetto relativo sembra quello di uno dei nostri contrabbassi. In mezzo c'è una specie di chitarra a tre corde e accanto una specie di mandolino. L'una è il shamisen, chitarra di lusso della Corea, Asia. L'altra è la lira di Tunisi. Ultimo viene il cosiddetto Piakin o chitarra del Giappone. Quell'autografo su fondo nero che venne intercalato è un brano di musica giapponese. Questi strumenti appartengono tutti alla raccolta del signor Krauss di Firenze, il quale ha contribuito assai con le sue rarità al buon esito della mostra musicale. Giorni or sono cominciarono alla mostra stessa caratteristici concerti storici, nei quali abbiamo udite pezzi classici di maestri antichi, suonati su strumenti classici antichi, e cantilene di popoli selvaggi su strumenti di quei popoli stessi. S'udirono musiche anche sugli strumenti dei quali diamo il disegno. Musiche certo non sempre deliziosissime, ma sempre curiosissime. Il contributo non è firmato.